troviamo a San Marino, la più antica repubblica del mondo, una piccola grande nazione, fiera e orgogliosa della propria indipendenza, che fa della libertà il suo più grande dei principi e che ci ha sempre affascinato per la sua lunghissima storia. Il nostro viaggio inizia sulla funivia che ci porta nel centro storico, in cima al Monte Titano, da cui la visuale è stupenda, si vedono Emilia-Romagna, Marche e le relative spiagge sulla riviera Adriatica, ma soprattutto inizia a svelarsi questo antico centro in tutta la sua bellezza. Questa mini nazione di appena 34.000 abitanti è indipendente dal 301 d.C. La tradizione vuole che San Marino, fuggito dalla persecuzione di Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana qua sul Monte Titano, un terreno donatogli poi dalla ricca proprietaria Donna Felicissima. Secondo la tradizione, poco prima di morire, San Marino disse ai suoi seguaci: "Vi lascio liberi da entrambi gli uomini", riferendosi sia al Papa che all'imperatore. Queste parole avrebbero fondato l'indipendenza di San Marino, tant'è che durante un processo per la riscossione di tributi lo Stato della Chiesa non poté nulla. Disse: "Voi siete liberi perché un santo decise così". Nel 1291, durante questo processo, fu per la prima volta attestato per iscritto che San Marino è una nazione indipendente. L'indipendenza di San Marino però venne messa in discussione diverse volte. La prima volta nel 1503 con Cesare Borgia, che la occupò per circa 10 mesi, la seconda volta nel 1739 durante un tentativo di annessione da parte dello Stato della Chiesa e l'ultima volta chiaramente nel 1944 con l'occupazione della Repubblica Sociale Italiana. Ci troviamo alla Cava dei Balestrieri per raccontarvi un fatto curioso. Nel 1797 Napoleone Bonaparte, in segno di reciproca stima e amicizia, offrì alla Repubblica di San Marino di estendere i propri confini fino addirittura al mare. I sammarinesi declinarono intelligentemente l'offerta dicendo che loro erano contenti delle loro dimensioni. Intelligentemente perché? Perché chiaramente estendere i propri confini fino al mare significava toglierli al signore di Rimini e quindi questo avrebbe potuto scaturire in future guerre che avrebbero potuto minacciare l'indipendenza in San Marino. Inoltre la Francia era sull'orlo del declino e quindi chiaramente non volevano l'amicizia con una nazione ostile nei confronti di tutti e dell'Italia in particolar modo. Oggi vi faremo vedere San Marino in tutto il suo splendore. Di questo piccolo grande stato vi racconteremo delle curiosità che ho trovato veramente incredibili. Ad esempio, sapevate che Little Tony era sammarinese? A parte gli scherzi, nonostante fossimo appena arrivati a San Marino, ne eravamo già innamorati. Lasciamo quindi la Cava dei Balestrieri, detta cava perché venne estratto qui il materiale per rinnovare il palazzo pubblico, e dei balestrieri perché il sito viene ancora oggi utilizzato per il tiro con la balestra. Dopo aver passeggiato per queste antiche vie in pietra, ci dirigiamo verso Piazza della Libertà, la nostra seconda attrazione. Ci viene però un certo languorino e decidiamo di fermarci in un ristorante proprio davanti a Palazzo Pubblico. Che belle divise che hanno. Davvero. Uno dei tanti primati che ha San Marino è per la durata più breve della carica istituzionale di capo di Stato, dura solo 6 mesi. Siamo a Palazzo Pubblico, sede del governo e dei principali organi amministrativi. Inaugurato nel 1894, è l'edificio più iconico di tutta San Marino, lo troverete su tutte le cartoline, sulle vecchie monete da 2 euro. Qua davanti invece stanno restaurando la Statua della Libertà, esattamente come a New York. Questa qua invece la trovate sulle monete da 2 centesimi. Stiamo assaggiando la torta Titano, che è una specialità del luogo, una ricetta caratteristica. È tipo un wafer. Sono 2 wafer, una salsa all'arancia e una pallina di fior di latte. La torta Titano ha superato la nostra prova a punteggio pieno, è una ricetta locale che non potete assolutamente perdere durante la vostra permanenza a San Marino. Dopo pranzo ci dirigiamo verso la Basilica, la nostra terza tappa. Alcune curiosità. Il nome da uomo più diffuso a San Marino è Marino, un uomo su 39 si chiama così. San Marino partecipa al Comitato Olimpico Internazionale e insieme ad altri piccoli staterelli d'Europa partecipa proprio ai Giochi dei piccoli stati d'Europa. C'è anche una San Marino in California, è una delle località più esclusive del mondo dove non esistono case che abbiano un prezzo inferiore ai $3 milioni. Pensate che il primo sindaco di quella località era il papà del generale Patton, che è quello che poi sarebbe venuto in Sicilia nel 1942 a liberare l'Italia, quindi anche queste zone. Potrei continuare per settimane a parlarvi di San Marino, ma è meglio procedere verso la Basilica. Attraversiamo quindi questo centro fiabesco per raggiungere la nostra tappa. Completata nel 1838 dopo 12 anni di duro lavoro, questa basilica è dedicata al santo patrono della città, San Marino. All'interno sono anche contenute alcune reliquie del santo, altre invece sono state donate alla città di Arbe in Croazia, che è un'isola da dove San Marino proveniva. Sì, prima che lo chiediate era stato raffigurato sulle monete da 10 centesimi.
più bello San Marino. Più dove vai, ogni singola via è Stupenda. Dopo una breve visita alla basilica vogliamo tornare a godere della fantastica vista dall'alto, quindi ci dirigiamo verso il giardino panoramico, una favolosa terrazza dalla quale si vede tutta la riviera adriatica. Ecco, c'è il giardino panoramico, ingresso libero. Siamo contenti? Che paura. Finalmente riusciamo a scorgere la prima delle tre torri, famosissimi monumenti che dominano il panorama sammarinese. Il percorso per raggiungerla a dir poco suggestivo. Il panorama di San Marino è dominato dalle tre torri. Questa qua è la prima torre, Guaita, poi c'è la torre Cesta, che è la seconda, e la torre del Montale, che è la terza. Questa torre qua, la prima torre, era la torre in cui tradizionalmente si riparavano gli abitanti di San Marino durante le rappresaglie. Ci sono alcuni locali che erano adibiti a prigione fino al 1970. La seconda torre invece era dove alloggiava il corpo di guardia. La terza torre, quella più importante, era invece la vedetta, più piccola, più alta, era un punto strategico per vedere l'arrivo di eventuali aggressori. La prima menzione delle tre torri risale al 1253. Questi monumenti sono un enorme pezzo di storia dell'umanità, oltre che un vero e proprio simbolo della libertà, il valore più difeso dai sammarinesi. Queste torri sono sacre per loro. La prima torre è stata costruita nel X secolo direttamente sulla nuda pietra, senza fondamenta, e insieme alla seconda torre, che oggi ospita il Museo delle Armi Antiche, è visitabile all'interno con la tuta San Marino Card, oppure pagando il singolo biglietto. Vi consigliamo l'esperienza, lo spettacolo è travolgente, il panorama mozzafiato. Il passaggio che dalla prima torre porta alla seconda è, in mia opinione, il punto panoramico più bello di tutta San Marino. La vista è incredibile e decidiamo di fermarci qui per un attimo per ammirare queste meraviglie. Dal 2008 tutta la Repubblica di San Marino è patrimonio mondiale UNESCO, in quanto la repubblica più antica del mondo, riconosciuta ufficialmente fin dal XIII secolo. Poi chiaramente perché è antichissima, è una bellezza assoluta. Dopo aver visitato la seconda torre, imbocchiamo il sentiero per una fiaba e verso la terza torre. Qui è tutto così tranquillo, il rumore del XXI secolo è solo un ricordo, un'atmosfera da cosplay fantasy. E poi, vedete, se volete sognare un picnic un po' più medievale, anche i tavoli sono in pietra. Bellissimo. Questa è quella che vedete, è quella meravigliosa terza torre, ma il panorama è assolutamente mozzafiato. So cosa voglia farmi vedere, mi sta portando in mezzo ai campi di San Marino, sto matto. Sempre grandi sorprese. Ho preparato una sorpresa, neanche lei sa di cosa stia parlando. Ci troviamo a Serravalle, la città più popolosa della Repubblica di San Marino, per mostrarvi una vera chicca, una gemma inaspettata e forse un po' nascosta di questa piccola grande nazione, il Jinja di San Marino. Adesso vi spieghiamo per bene l'origine di questo monumento un po' insolito, immerso in una location ottima per relax e meditazione. Professor Kabe, diplomatico giapponese, venne in visita nel 2001 a San Marino e gli piacque così tanto che decise poi di creare un'associazione di amicizia e fratellanza Giappone e San Marino. Cosa è successo? Nel 2011 vi ricorderete il violentissimo terremoto che ha fatto 29.000 morti in Giappone, e una raccolta fondi organizzata da questa associazione ha permesso la creazione di questo tempio shintoista, il Jinja di San Marino, che è il primo tempio shintoista ufficiale che sia mai stato fatto in Europa. Alla sua inaugurazione nel 2014 vennero qua anche Shinzo Abe, il primo ministro del Giappone, con sua mamma, e molti dignitari dell'elite politica e economica del Giappone. Il Jinja di San Marino è un vero pezzo di Giappone dietro casa nostra. Il sito ospita cerimonie ed eventi, anche matrimoni shinto ufficiali. Il Guji sarà lieto di illustrarvi i riti e di officiare le cerimonie. I contatti sono in descrizione. Questo luogo magico ci regala un momento di riflessione. Ho sempre saputo che il popolo sammarinese fosse molto fiero e orgoglioso della propria indipendenza, della propria libertà, e soprattutto di quella piccola frazione di mondo che chiamano casa. Hanno sempre cercato di dare il meglio in qualsiasi cosa, e i record, le statistiche che parlano di San Marino sono assolutamente fuori dal comune. San Marino ha un bassissimo tasso di disoccupazione
che è meno della metà della media europea. Ha un altissimo tasso di occupazione femminile, più del doppio dell'Italia. San Marino è stata la prima nazione al mondo a organizzare una eco-rally, cioè una gara di veicoli ad energia alternativa. È stata il primo paese in Europa ad abolire la pena di morte nel 1865, tra l'altro solamente, tra virgolette, dopo 380 anni dall'ultima esecuzione. Così, tanto per esserne sicuri, insomma, hanno aspettato 380 anni e poi l'hanno abolita. Sempre sul discorso, San Marino spende per detenuto al giorno 480 euro, che è più del triplo dell'Italia. San Marino è la prima nazione 5G del mondo. Questa cosa risale al 2018. San Marino sarà la prima nazione al mondo ad essere carbon neutral sfruttando tecnologie digitali. È la prima nazione al mondo ad aver abolito le sostanze che danneggiano l'ozono. Tra l'altro non se ne hanno traccia di consumi a partire dal 2013. San Marino è la prima nazione al mondo, a pari merito con Liechtenstein, per il punteggio della garanzia dei diritti umani. Da -3 a 5, San Marino è a 4,94. L'Italia è 1,41, pensate voi. Che dire, statistiche impressionanti che rendono grande nel mondo questa piccola nazione, ma soprattutto che rendono fieri e orgogliosi i sammarinesi del loro duro lavoro nel rendere speciale e unica la loro liberissima terra. È giunto per noi il momento di tornare in Italia, arricchiti della storia e della bellezza di panorami appena gustati, ma soprattutto della grande lezione di civiltà che tutti noi dovremmo imparare per cambiare il mondo in meglio. Sono i piccoli gesti che contano, le tante piccole cose che sommate fanno la differenza. Complimenti ai sammarinesi e complimenti a San Marino.